Buongiorno amici! È tornata a trovarci un po' di neve? Sì, Sfiocchetta, c'è sta un leggero velo. ma è venuta... È già sparita. E davanti a te Ah, è lì. arrivata anche Fioca. Gioia Aspetta che proviamo. stamattina. Vieni qua. Fioca, Vieni vieni. un po'. Vieni qua. Ecco qua. Era arrivata 48 ore fa a trovarci e come per magia, o 24 ore fa, come per magia è tornata la neve. Parlando di cose serie, sono praticamente 3 mesi Sì, 3 mesetti. che... E ormai abbiamo la caldaia Windagger. E dopo il primo video dove vi abbiamo fatto vedere un po' il funzionamento, è spiegato perché abbiamo scelto questo modello di esatto, caldaia. l'accensione. Ora, dopo 3 mesi, diciamo, abbiamo magari già un po' una media sul consumo della legna, perché comunque l'inverno è partito, quindi... Sono cambiate tante cose, o Sì. meglio, abbiamo parlato a lungo con Windagger, abbiamo avuto delle richieste che per fortuna erano realizzabili. Sì. E soprattutto abbiamo già, visto che è arrivato il freddo, un paio di volte già nevicato, brinato, abbiamo veramente già un'idea di come potrebbe, del perché l'abbiamo scelta, perché ci sta soddisfacendo. Ci sta soddisfando, perché soddisfacendo non so. Vabbè, se ci piace la scelta che abbiamo preso al momento, il E- consumo di legni eccetera, ve lo raccontiamo tra poco perché abbiamo cambiato tutto, anche il metodo di accensione. Sì, abbiamo parlato a lungo con Windagger e siamo arrivati a questa conclusione che adesso vi mostreremo. E magari ve lo mostra anche Epi che è arrivato. Epi. Epi, vieni. Vieni un po' qua. Vieni Epi. Epi, vieni. Ma vieni, Eccolo fatti un qua. po' vedere te. Epi, la neve, amore e odio. Sta diventando più amore perché chiede di uscire anche mentre nevica. Sì, ma adesso sta chiedendo di rientrare. Speriamo che accumuli un po' di più di quello che sta facendo, ma è sempre un bel vedere. Però adesso noi ragazzi vi Andiamo al portiamo Al caldo dalla caldaia. dalla caldaia. Perché dove c'è la caldaia è veramente caldo. Ma per avere un po' di freddo e riscoprire un po' di calore vi lasciamo adesso qualche ripresa dei fiocchi che stanno scendendo, perché così poi col fuoco vi scaldate. Buona nevicata! Ok. Allora, avete preso un po' di freddo, immagino? No, vabbè, battute a parte, eccoci qua di nuovo nel nostro spazio caldaia, dove adesso vi vogliamo veramente far vedere le modifiche che abbiamo fatto, i completamenti che abbiamo fatto. Esatto, è stato completato, diciamo, l'impianto, grazie appunto a quello che dicevo prima a Windagger che ci ha dato appunto alcune dritte, alcuni consigli. Sì, preziosissimi consigli per rendere la caldaia più performante, avere meno spreco, e qui poi ci allacciamo dopo facendo vedere le modifiche, Sì. ma soprattutto una maggior tutela in caso di emergenze, in cui magari siamo via per qualcosa e abbiamo gli ospiti qua, abbiamo fatto portare delle migliorie che non sono da poco, Esatto. come appunto l'accensione che è completamente cambiata per noi. Adesso io magari Iniziamo dalle... Romina vi spiega perché è più tecnica di me. Grazie. No, ci fidiamo di te e spieghiamo un attimo. Praticamente abbiamo inserito un miscelatore, Sì. completato l'isolamento e soprattutto mettere una valvola di una temperatura minima, per cui si va in blocco un po' il tutto e ci salva, giusto? Si può dire così? Sì, esatto. Sì. Adesso Sì. proviamo a spiegarla, Ok. cercando di farvi capire meglio quello che abbiamo Adesso fatto. io tolgo la telecamera e ti filmo. Allora Romy, dacci 2 dritte. Allora, O meglio, spiega loro cosa abbiamo sì, fatto. allora in primis, come abbiamo già detto, abbiamo completato l'isolamento, quindi praticamente è stato messo l'isolante tutto qua ai tubi, no? E qua sopra, e poi abbiamo inserito 2 valvole, una là sopra che è il miscelatore, dove praticamente, allora, siccome l'acqua del puffer può arrivare anche ad esempio a 80 gradi, inizialmente noi non avevamo il miscelatore e cosa succedeva? Che una volta accesi, che si accendevano i termosifoni, veniva prelevata proprio l'acqua a 80 gradi.
Inserendo questo miscelatore praticamente di qua arriva acqua fredda, viene miscelata e con quella valvola termostatica noi abbiamo deciso di farla uscire a 65 gradi. Io ho fermato un attimo perché... Mi sta prendendo in giro. No, non saprei spiegarlo così bene. Ma perché quella cosa l'ho capita bene, perché noi inizialmente non avendo questa valvola, succedeva che praticamente accendendo i termosifoni veramente consumava parecchio. C'era più spreco. C'era più spreco, esatto. Anche, Invece e poi così- c'era più spreco e poi abbiamo anche scoperto che era anche un po' più rischioso per l'impianto stesso, Sì. perché l'acqua andava su giù a temperature troppo elevate. E poi i termosifoni erano proprio bollenti. Invece così sappiamo che al massimo non può superare i 65 gradi. Sì, adesso magari nel periodo primaverile autunnale l'acqua esce a 60, mentre in inverno abbiamo deciso di provarlo a 65, così scalda anche un po' più velocemente. Esatto. Detto questo, adesso c'è Il secondo che è questo termostato. che adesso però io vi faccio vedere meglio perché così c'è più di qualità e spieghiamo le funzioni, perché tanto lei ormai è bravissima. La mia parte è quella dietro il romino, ho messo una mensola lassù per asciugare gli scarponi. Scemo. È vero. Questo qua è il termostato che mi garantisce l'acqua calda, quindi l'acqua sanitaria per gli ospiti, quindi l'acqua per farsi la doccia. Nel senso che se dovesse succedere che magari l'impianto va leggermente sotto i 50 gradi, noi prima di tutto gli ospiti hanno comunque garantita l'acqua calda per farsi la doccia, e dopodiché noi abbiamo tutto il tempo per riaccendere la caldaia e poter riportare su la temperatura. I termosifoni. Esattamente quello che sta succedendo in questo momento in casa nostra, perché per fare questo video, visto che siamo il B&B oggi è chiuso, abbiamo deciso di far spegnere la caldaia, e in questo momento, se vogliamo far vedere, se accendi solamente il display, ci sono la caldaia a 50 gradi e si è fermata l'acqua nel puffer a 43. Questo cosa vuol dire? Che se noi in questo momento vogliamo andare a farci la doccia, possiamo tranquillamente farla perché l'acqua è calda. Esatto. È tutto merito di questo termostato qua che ha garantito che il puffer sia pieno a tutti gli strati a 40-43 gradi. Esatto. Nel momento in cui noi adesso andremo a accendere con voi, l'acqua torna a salire, la temperatura dell'acqua torna a salire, e quindi in contemporanea avremo docce e riscaldamento a pieno regime. Sì. E senza di lei Probabilmente sarebbe scesa a 25 gradi. io adesso direi però di avvicinarci ai miei scarponi Laggiù. e accendere con voi, spiegarvi come l'accendiamo adesso, perché Sì. secondo me... Essendo che l'accendiamo tutti i giorni, abbiamo trovato una pratica, diciamo una tecnica molto più efficiente e veloce. Quindi ragazzi, si accende. Eccoci. Siamo arrivati nel momento che secondo me è uno dei più importanti di questo video, perché abbiamo adottato un nuovo metodo di accensione che è meno macchinoso rispetto a quello iniziale delle 25 palline. Perché accendendola comunque tutti i giorni o anche 2 volte al giorno abbiamo trovato questa tecnica che è molto più veloce. Quella delle 25 palline era effettivamente, il tecnico ci aveva detto che era una tecnica da utilizzare più che altro in estate, quando la caldaia viene accesa magari 1-2 volte a settimana, quindi era un po' più macchinoso. Ma Adesso mantenendo la brace utilizziamo veramente una manciata di scarti di legna di lavorazione. Quando spacchiamo la legna, la corteccia, le briciole le mettiamo da parte, un foglio di giornale o massimo 2, legna, e in automatico nel giro di qualche secondo, addirittura a volte senza l'accendino, si accende il fuoco. Esatto. E veramente in penso massimo 3 minuti riusciamo a partire e riattivare tutto il meccanismo di riscaldamento. Quindi adesso ragazzi vi facciamo vedere come si fa. Ecco che si parte. Prendo gli scarti della legna e li metto sul fondo. I 3 buchi centrali vanno rigorosamente puliti ogni volta per permettere che il tiraggio sia perfetto. Dopodiché ci metto sopra un foglio di carta. Dopodiché adesso inizio a sistemare in modo ordinato la legna prima di chiudere lo sportello superiore e passare l'accensione vera e propria da sotto con un foglio di carta. Ok. Siamo
Partiti? Sì. E- Allora, due considerazioni. Spero che questo nuovo metodo di accensione possa aiutare a qualcuno di voi, a noi sta dando dei bei risultati. Due considerazioni sul consumo di legna da quando abbiamo la caldaia rispetto agli altri anni. A pieno regime, quindi con tutto il B&B, con le due camere del B&B piene, lo spazio colazione e casa nostra, facciamo due cariche piene al giorno. Una al mattino appena scendiamo e una alla sera, Prima di magari andare a se dormire. riusciamo più tardi possibile per garantire anche di notte appunto sempre bella calda l'acqua del puffer e quindi facciamo una carica piena piena al mattino e una carica piena piena alla sera. Abbiamo calcolato che con 5 carriole piene di legna siamo tra le 6 e le 8 cariche, Sì. quindi dai 3 ai 4 giorni. Sì, Cosa che l'anno scorso con una carriola e abbiamo acqua e termosifoni caldi, sì, per tutta la struttura. mentre l'anno scorso con una carriola di legno avevamo solamente il caldo e potevamo cucinare, quindi il rapporto è veramente differente. Sì, perché E- fino all'anno scorso utilizzavamo solo la stufa per cucinare e il caminetto in camera nella nostra casa per scaldare l'ambiente. Ora praticamente questa scalda appunto direttamente i radiatori, quindi va a scaldare tutto l'impianto che sono sui 200 metri quadri. Sì, 220. Mentre se siamo solo alla nostra parte di casa, che su 100 metri quadri circa, Sì, due mezze cariche al giorno si va lineari con 18-19 gradi in casa e ovviamente nello spazio in cui viviamo perché comunque ci piace dormire al fresco e l'acqua della doccia è caldissima, per cui questi sono un po' i parametri. Se siete indecisi sulla scelta di noi, questi sono i nostri parametri. Poi magari da qui a un anno cambieranno ancora le tecniche. o Di- comunque sono i parametri che fino adesso possiamo stimare da quando appunto è partito un po' più il freddo, quindi da un mese a sta parte abbiamo cercato un po' di capire e ovviamente per noi, essendo un bed and breakfast, cambia tantissimo quando ci sono ospiti e quando non ci sono, ma fino ad adesso la stima è questa inizialmente. E dipende anche molto da quanto è grande la legna, perché ovviamente più la legna è grande più rende, ma al tempo stesso si rischiano di avere più spazi vuoti all'interno della caldaia, quindi su quello ci miglioreremo strada facendo sul taglio della legna, cercheremo anche di capire la lunghezza della legna. Tante volte magari abbiamo la carica piena, però magari sono pezzettini un po' più corti, quindi sul retro rimangono magari dei buchi, quindi dipende un po'. Negli anni cercheremo anche di migliorare l'aspetto appunto taglio, da cercare di fare sempre uguale alla legna. Noi non ci resta che salutarvi, invogliarvi a prenotare il nostro B&B, che così se volete siete curiosi possiamo anche senza problemi farvi vedere come Certo. lavoriamo, com'è la caldaia dal vivo. Certo. E ilvagamondi.com o l'email che c'è sempre in descrizione dei video per prenotare o il numero di telefono. E grazie per averci seguito e alla prossima puntata, Grazie mille. ricordandovi una cosa fondamentale, oltre al viva l'inverno e la neve, viva la montagna sempre, Ma soprattutto viva Cuneo! Alla prossima Ciao! e scaldatevi, amatevi, ciao! Ciao! Vedi, già siete ai 10 gradi.